Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, meditazione, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione Autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Come prima cosa, Giosuè, io inizierei dicendo che intanto questo libro è stato scritto nel 1946. È un libro particolare perché è un'autobiografia, ovviamente, quindi si parla di tutta la storia di Yogananda. La cosa particolare di questo libro è che prima di tutto è stato un bestseller sia quando è uscito, ma è un bestseller tuttora. E pensa che è stato tradotto in oltre 50 lingue. Un'altra cosa particolare che ci tenevo a dire è che questo libro era molto amato da Steve Jobs quando era in vita. Aveva sempre nella sua scrivania questo libro che lo leggeva perché diceva che aveva avuto tante ispirazioni leggendolo, appunto. Sì, è un'autobiografia, però la cosa particolare di questo testo è che è effettivamente un testo di ispirazione che aiuta le persone a fare un vero e proprio percorso di crescita spirituale e anche personale. Infatti all'interno di questo libro troviamo tanti insegnamenti. Noi oggi parleremo di quelli diciamo più importanti, no? Perché chiaramente è anche un testo piuttosto grosso, corposo e importante. Ecco, Yogananda è famoso anche per la sua pratica del Kriya Yoga e soprattutto dell'importanza che lui dava a questa pratica spirituale. Il Kriya Yoga, per chi non lo sapesse, è una tecnica più meditativa, quindi non è il classico yoga con le varie posizioni, in realtà è una forma di meditazione dove si porta attenzione al respiro e attraverso il respiro andiamo a incanalare prana. Il praticante deve proprio percepire l'energia che dal basso e quindi dal suo primo chakra sale su fino al terzo occhio mentre inspira e quando espira semplicemente riporta al primo chakra questa energia. E secondo Yogananda questa pratica non serve soltanto a fare un bel accumulo di energia vitale, quindi a colmarci appunto di prana, ma è essenziale per il risveglio spirituale e quindi anche per liberarsi dalla falsa percezione che abbiamo di noi stessi che possiamo identificare nell'ego. Infatti, Giosuè, possiamo dire in maniera ancora più semplice che questa pratica ha l'obiettivo di acquietare la mente e dirigere le energie, giusto? È proprio così, quindi attraverso questa respirazione il chiacchiericcio mentale piano piano si acquieta dentro di noi e noi finalmente riusciamo ad entrare in contatto con una parte molto più profonda che è poi la nostra vera essenza, ovvero l'anima. Quando parliamo di chiacchiericcio mentale, ovviamente si parla del chiacchiericcio mentale che arriva dal mondo ordinario, da quello che gli sciamani toltechi chiamerebbero il tonal. Indubbiamente, anche perché Yogananda pone molta attenzione al concetto di falsa identità. Quindi noi l'abbiamo detto più volte, anche perché chi ci segue avrà imparato a capire che ci sono vari percorsi spirituali, vari lignaggi sciamanici o non, che poi alla fine dicono tutte le stesse cose. E anche nel testo di Yogananda si percepisce questa profonda consapevolezza che la maggior parte di noi ci identifichiamo proprio con la nostra mente condizionata e utilizzo il termine condizionata perché è chiaramente frutto dell'educazione, dell'indottrinamento, del lavaggio del cervello che vuoi o non vuoi abbiamo ricevuto dalla famiglia, dalla scuola, dalla società e così via. Quindi che cosa deve fare l'apprendista secondo Yogananda, ma secondo anche la maggior parte dei percorsi spirituali? Liberarsi da questa illusione, liberarsi da questa falsa identità per arrivare alla fonte, per arrivare al vero io. Quindi, per dirlo in maniera, come sempre, molto più semplice, ogni persona deve scoprire il proprio percorso di vita, deve scoprire la propria missione nel mondo, potremmo dire. Indubbiamente quando si entra in contatto con la nostra anima scopriamo, ed è per questo che si chiama illuminazione, perché ti si accende una lampadina, no? Metaforicamente,
Scopriamo chi siamo e perché siamo venuti in questo mondo, perché ci siamo incarnati, qual è il piano divino che abbiamo in qualche modo accettato prima di venire qua. E quindi è importante connettersi con la propria anima e quindi capire veramente che cosa vogliamo fare dalla vita, secondo Yogananda. Assolutamente sì, perché finché non lo facciamo non riusciamo a direzionare il nostro percorso di vita, veniamo un po' tirati dagli eventi, quindi siamo come appunto delle navi alla deriva, no? Senza una direzione, senza una meta. Ovviamente Yogananda dice che per fare tutto ciò è importante trascendere l'ego, no? Questo ego che viene sempre discriminato sotto certi aspetti. Abbiamo sempre paura dell'ego, però c'è un ego negativo e un ego positivo, no? Te come pensi, come la pensi su questa cosa? Io penso che l'ego sia un elemento fondamentale perché ci permette di vivere in questo piano di esistenza. Se non avessimo a disposizione l'ego saremmo molto indifesi, molto vulnerabili, perché effettivamente l'ego è quella parte di noi che è volta verso la sopravvivenza e che per eccesso chiaramente vuole tutto per sé, no? Quindi non è portato a condividere perché il suo scopo ultimo è sopravvivere e gli importa solo della sua sopravvivenza, del suo sé. Chiaramente questo non va molto in linea con gli insegnamenti spirituali che invece sono volti verso la fratellanza, l'amore universale, perché solo attraverso queste vie, questi canali possiamo effettivamente raggiungere l'illuminazione. Finché non trascendiamo questa parte più basica e più quindi anche egoistica, diventa assai difficile. Infatti uno dei concetti fondamentali di questo libro, almeno di quello che abbiamo estrapolato noi leggendolo, è quello che quando ci rivolgiamo alle altre persone dobbiamo farla sempre con altruismo, non dobbiamo mai aspettarci qualcosa in cambio. Questo può capitare in cose semplici, come può essere un sorriso, o magari in cose un po' più complicate, no? Dobbiamo sempre farlo per il piacere di farlo, mai perché ci aspettiamo la ricompensa. Questo è molto bello da sentirlo, è molto difficile da mettere in atto, perché ogni volta che noi magari ci impegniamo per aiutare qualcuno e quindi ci mettiamo proprio al servizio per il suo bene e poi notiamo dall'altra parte che non c'è una rispondenza, non c'è una sorta di gratitudine per quello che abbiamo fatto, questo ci ferisce molto ed è per questo che purtroppo le persone man mano che vanno avanti cercano sempre più di evitare, di donarsi, di fare del bene. Questo è sbagliato perché chiaramente, come dice, insegna Yogananda, quando facciamo qualcosa lo dobbiamo fare perché lo sentiamo, a prescindere che quella persona ci ringrazi o faccia qualcosa a sua volta per ricompensare il nostro atto. Dobbiamo farlo semplicemente perché lo sentiamo e se dall'altra parte non c'è una rispondenza, lo accettiamo semplicemente. Sotto certi aspetti, Giosuè, in quello che stai dicendo, rivedo molto il concetto dell'impeccabilità che è presente in diversi lignaggi, in primis in quello tolteco. Cosa ne pensi? Perché effettivamente quando noi siamo impeccabili non abbiamo bisogno della conferma delle altre persone, perché sappiamo che quello che stiamo facendo arriva dal nostro essere, dalla nostra anima. Infatti qua troviamo l'importanza dell'energia del cuore, no? L'importanza dell'amore. L'amore è quello disinteressato e quindi incondizionato, è quella la vera energia che rappresenta, secondo gli sciamani, il potere magico, no? Quando noi attingiamo a questa forza, a questa energia, all'amore universale. E l'amore incondizionato non vuole niente in cambio. La sua gioia, il suo piacere è semplicemente donarsi a più persone possibili. E questo, come giustamente hai notato, è, secondo gli sciamani, essere impeccabili. Se sono impeccabile, io non ho paura del rifiuto, non ho paura, non so, di non essere apprezzato, non ho bisogno di conferme o di gratificazioni, perché sono nell'amore e quindi mi nutro di questa energia stupenda che posso donare anche come energia di guarigione alle altre persone. Ovviamente una cosa importante è sempre specificare bene, chiarire che cos'è la parola, che cosa significa la parola impeccabilità.
perché nel concetto sciamanico, e quindi in questo caso nel concetto tolteco, essere impeccabili non vuol dire seguire i preconcetti o i concetti morali, ma seguire la propria anima, il proprio percorso divino e quindi essere in coscienza con se stessi. Ed è anche interessante, Giosuè, quando hai parlato di questa cosa dell'impeccabilità, hai detto del bisogno di dare l'amore universale. E questo è un altro dei concetti fondamentali di questo libro, perché ricordiamo sempre che Yogananda era a favore di tutte le religioni e nello stesso tempo era contrario a tutte le religioni. Mi spiego meglio. Per lui le religioni erano dei percorsi, ma l'obiettivo finale era quello di conoscere se stessi, di evolvere l'anima, che è quello che poi alla fine tutte le vere religioni dovrebbero portare, dovrebbero indicare, dovrebbero darti un percorso per arrivare ovviamente all'evoluzione spirituale. Sì, come abbiamo detto anche per i vari percorsi spirituali, anche per le religioni, diciamo, c'è sempre lo stesso concetto di base, no? L'insegnamento è uno, la verità è una e chiaramente ci possono essere varie strade per giungere a questa verità. Per questo, secondo Yogananda, c'è una sorta di unione tra le varie religioni, seppur magari avendo delle differenze tra di loro perché i rispettivi dei hanno dei nomi diversi, no? Per esempio c'è il Dio cristiano, c'è Allah e così via, però alla fine tutte conducono agli stessi medesimi insegnamenti. Dovrebbero condurre tutti ai medesimi insegnamenti, infatti lui dice le vere religioni, perché in questo momento, se mi posso permettere di dire, sembra che le religioni ognuno vada per la sua strada, quasi che non ci sia un obiettivo comune, no? Basta guardare il telegiornale in questi giorni o in quest'ultimo anno e ci accorgiamo che in realtà le religioni ognuno va per la sua strada. Non è tanto che le religioni vanno per la loro strada, secondo me. Il concetto cardine è che l'uomo strumentalizza la religione e la utilizza come strumento di dominio e di controllo, per cui anche gran parte delle guerre sono state fatte nella storia proprio per motivi religiosi, no? Qualcuno si arrogava il diritto di dover convertire degli infedeli, che fossero nativi americani piuttosto che indigeni del Sud America, poco cambia, cioè alla fine il concetto principe è sempre quello: tu sei un povero disgraziato infedele, io vengo per convertirti, questa è la versione ufficiale, ma in realtà il mio interesse è conquistare la tua terra e tutte le sue ricchezze e le sue risorse. Questo è chiaramente lampante e trovo veramente patetico e addirittura penoso che ancora oggi ci sia questo inganno e che le persone ancora ci possano cadere, no? Che chiaramente se si fa una guerra è perché c'è un volere divino. Io non credo che Dio voglia la guerra in nessuna parte del mondo. Riflettendo, mi viene in mente che poi il concetto fondamentale, che viene espresso nel libro anche da Yogananda, ma è particolarmente presente nello sciamanesimo, è che noi siamo tutti collegati alla fonte e quindi non abbiamo bisogno di un intermediario che ci porti a questa fonte. Noi possiamo entrare in noi stessi e collegarci e quindi avere tutte le rivelazioni possibili dalla fonte. Mentre nelle religioni tradizionali c'è sempre un intermediario, no? Che filtra un po' il rapporto tra divinità e persona. Indubbiamente la religione è fatta di dogmi, quindi tu devi prendere questi dogmi come verità assoluta e non li devi mettere in discussione. E questo già di per sé ti allontana dall'ascolto interiore, no? Quindi io devo fare un atto di fede, ma non vado a ricercare la verità dentro di me attraverso un mio percorso spirituale interiore. Mentre magari lo sciamanesimo, la meditazione portano proprio il praticante piano piano a connettersi con la sua essenza spirituale che poi è connessa alla fonte, come dicevi te, al grande spirito, secondo gli sciamani o a Dio. Ti ho fatto questa domanda, Giosuè, perché per Yogananda è importante la figura del maestro spirituale. Sotto certi aspetti c'è anche nelle religioni, però questa figura spirituale non deve dare dei dogmi, secondo Yogananda, ma deve aiutare il praticante a evolvere spiritualmente.
Sì, perché Yogananda anche nel libro parla dei suoi maestri, ci sono vari aneddoti, vari anche miracoli che compiono i suoi maestri e questo è un aspetto cruciale nel suo pensiero, quindi è importante secondo lui affidarsi a un maestro, ma non perché questo maestro abbia la verità in tasca, no? Non perché dobbiamo seguire in modo religioso tutti i suoi insegnamenti senza mai metterli in discussione. Non è questo il concetto. La funzione del maestro è proprio quella di indicarti la via, ma poi il percorso lo devi fare te. E quindi attraverso delle pratiche e attraverso chiaramente gli insegnamenti il maestro non fa altro che accompagnarti mano nella mano verso il tuo percorso. Però questo richiede in modo imprescindibile trovare se stessi, conoscere se stessi, capire chi si è. Senza questo percorso di autoscoperta non possiamo trovare la pace dentro di noi e quindi saremo sempre in uno stato di insoddisfazione e sempre alla ricerca di qualcosa però dal di fuori, no? Infatti le persone oggi nella società del consumismo cercano sempre una gratificazione esterna attraverso l'acquisto di qualcosa o ottenendo un lavoro prestigioso, cioè qualunque cosa gli dia l'illusione di avere un valore, sia un abito firmato piuttosto che uno stipendio alto, per loro è fondamentale perché non sanno chi sono. Se sapessero chi sono, se sapessero di essere un'espressione del divino, non avrebbero bisogno di dare a se stessi e agli altri delle conferme del loro valore. In quello che hai detto adesso, a parte che rivedo molto l'insegnamento sciamanico, o meglio il detto sciamanico dello sciamano che apre la porta, ma poi devi te entrare e fare il percorso, ovviamente, perché lo sciamano ti dà gli strumenti, ma poi ognuno deve lavorare su se stesso. Ma anche la legge di causa-effetto, perché te hai parlato, faccio questa cosa e mi aspetto che qualcos'altro mi torni indietro. E la legge di causa-effetto è una legge importante nel pensiero di Yogananda, perché il nostro obiettivo finale, secondo Yogananda, è uscire da questa gabbia della reincarnazione. Per lui esiste la reincarnazione, ma fintanto che non abbiamo imparato le lezioni da apprendere in questa vita, non possiamo superare la reincarnazione e unirci con l'universo, con l'essere divino, ognuno poi può chiamarlo come meglio crede. Diciamo che finché noi vibriamo a una certa frequenza, non possiamo accedere a delle realtà o a delle dimensioni che vibrano a una frequenza più elevata. Quindi finché non avviene questo cambiamento di consapevolezza, finché non ci allineiamo con una frequenza più divina, per noi sarà impossibile, diciamo, trascendere questo piano dell'esistenza e continueremo a reincarnarci, perché la nostra vibrazione è perfettamente in sintonia con questo mondo fenomenico, no? Per cui è chiaro che il compito di ogni essere vivente è quello di evolversi, anche di un animale, anche di un insetto, tutti sono in questa dimensione per evolversi, per fare esperienza e per ritornare alla fonte, al divino, ma ognuno ha i suoi tempi. Quindi finché noi effettivamente non impariamo ad evolverci, e solitamente ciò avviene attraverso le esperienze, no, che facciamo, e quindi in alcune vite potremmo avere delle sfide importanti che ci permettano di imparare a essere più amorevoli e più compassionevoli chiaramente nei confronti del prossimo. E quindi possiamo dire che l'anima evolve affrontando le sfide, o meglio superando queste sfide. Se noi le sfide non le comprendiamo, ci ricapiteranno, mentre l'anima deve comprendere per evolversi e quindi uscire dal ciclo delle reincarnazioni. E questo lo possiamo comprendere anche se ci fermiamo un attimo a pensare di come eravamo quando eravamo dei bambini, no? Quando eravamo piccoli. E solitamente quando si è bambini si è molto egoisti, no? Si è portati a
pensare soltanto a se stessi, perché comunque è un istinto di sopravvivenza, come abbiamo detto prima, fa parte dell'ego. Poi man mano che si cresce impariamo a essere più aperti, più generosi, più amorevoli nei confronti degli altri, almeno dovrebbe essere così, poi magari per tutti non è così, io dico per me è stato così, se da piccolo ero più egoista, più preoccupato solo ai miei bisogni, crescendo poi ho trovato la realizzazione e anche la soddisfazione nel mettermi al servizio, nell'aiutare gli altri, no? Per quanto chiaramente mi è possibile. Ecco, questo processo, questa evoluzione ci fa capire che di natura tendenzialmente l'anima è volta verso un automiglioramento, una evoluzione. Potremmo dire in maniera più semplice che noi attraiamo a noi quello che pensiamo. Quello che pensiamo e quello che siamo. Quindi il concetto di karma, no? Il karma, di cui tutti hanno paura. Ho un brutto karma. Il karma che cos'è? È semplicemente la manifestazione degli eventi che si sono creati proprio in base a quello che tu hai coltivato dentro te stesso. Se tu hai coltivato per anni odio, rancore, frustrazione, invidia verso il prossimo, quali eventi ti aspetti di manifestare, se non qualcosa che continuerà questo ciclo perpetuo, no? Quindi questo farti sentire sempre in uno stato di inadeguatezza, di malessere, di rabbia. Mentre se noi coltiviamo dentro un giardino impeccabile, no? Per ritornare al concetto di impeccabilità, e quindi coltiviamo dentro l'amore, la gioia, la generosità, la gratitudine, chiaramente gli eventi che andremo a manifestare saranno degli eventi che porteranno ulteriore energia che vibra a questa frequenza, no? E quindi saremo portati a vivere un'esistenza felice, bella, appagante, no? Questo in linea di massima. È vero che anche gli eventi delle vite passate producono chiaramente un debito karmico, quindi noi potremmo trovarci a essere delle brave persone, semplificando chiaramente, e avere delle sfide importanti da dover affrontare, da dover superare e non comprendiamo perché magari ci succedono delle cose così brutte o difficili. A volte questo accade perché è un debito karmico che appartiene proprio a esistenze passate. È giustissimo quello che dici. Io quando si parla di karma passato mi spaventa sempre un po', perché sembra quasi una giustificazione perché nella vita ci capitano alcune cose, mentre la chiave non è quella, la chiave è comprendere quello che ci sta accadendo, perché comprendendolo evolviamo. Certo, ma la funzione del karma è proprio questo. Quindi se io, faccio un esempio, vado a rubare in casa di una persona, io non posso sperimentare rubando che cosa si prova ad essere derubati. Non riesco a immaginarmelo perché non l'ho mai sperimentato, ho soltanto sperimentato l'azione di rubare. Ma se poi dopo questo furto io stesso ricevo un furto e quindi mi vengono a rubare in casa, per esempio, mi portano via dei ricordi per me importanti, lasciamo perdere il discorso materiale, comunque mi sento in qualche modo violato, allora lì sì che capirò profondamente che cosa vuol dire essere derubati e quindi porrò maggiore attenzione perlomeno la prossima volta, lo farò con maggiore consapevolezza o meglio ancora eviterò di farlo perché avrò capito finalmente che è un'azione veramente brutta da fare a un altro essere umano. Un ultimo punto che secondo me è molto importante di questo libro è che Yogananda ci vuol far capire che il mondo della scienza e quindi il mondo materiale risponde alle leggi della scienza e quindi non può essere interpretato con le leggi della spiritualità. E nello stesso tempo la legge delle spiritualità non può essere dimostrata tramite la scienza, perché sono due mondi completamente diversi. Sì, sono proprio due reami, se così li possiamo definire. Quindi abbiamo il piano della materia con tutte le sue leggi, per esempio la legge di gravità è chiaramente un esempio molto chiaro, e poi abbiamo invece il piano del mondo invisibile, del mondo spirituale, che chiaramente non ha le stesse leggi del mondo fenomenico, ma non per questo le leggi del mondo spirituale non esistono, non sono altrettanto vere. Infatti, Yogananda stesso ci tiene anche a dare una sorta di evidenze scientifiche delle pratiche spirituali e dei benefici che portano.
spesso si cerca di dare una comprensione logica o di spiegare il miracolo con la scienza, ma in realtà sono su due piani diversi, quindi la scienza non può spiegare il miracolo, se no non sarebbe un miracolo. Allora, guarda, e qui mi voglio riallacciare anche alla figura di Roll, no? Che qualche piccolo miracolo, insomma, l'ha fatto nella sua esistenza, fosse anche solo manifestare dal nulla qualcosa. Miracoli che poi vedremo ha fatto anche Yogananda. Ecco, lui non ci teneva molto a essere studiato dal mondo scientifico, anche se il mondo scientifico nutriva molti interessi, no, in questo personaggio, voleva capire come riusciva a fare questi prodigi. E lui ha sempre detto che questi prodigi, questi miracoli, non potevano essere fatti a comando. E qui voglio fare un parallelismo con l'arte. Anche l'arte tu non la puoi fare a comando, non è che ti puoi mettere a scrivere una canzone a comando, devi aspettare l'ispirazione, devi aspettare il contatto con il divino, allora lì sì che riesci a creare, ma a comando non si può fare. E quindi è talmente semplice comprendere questo concetto, ma evidentemente per i più non è così. Infatti, Giosuè, secondo Yogananda, i miracoli non sono altro che la manifestazione della coscienza divina. Lui nella sua vita ha fatto dei miracoli, se così si possono chiamare. Ovviamente non sono dei miracoli, tranne uno forse, ma che non è un vero e proprio miracolo in cui la scienza ha studiato e ha detto che effettivamente non si spiega come sia possibile che dopo la sua morte il corpo per oltre 20 giorni sia rimasto intatto, incorrutto. Senza decomporsi, sì, Sì. questo è un grande mistero, quindi per ben 20 giorni il corpo di Yogananda, pur essendo lui morto, non si è minimamente decomposto e quindi questo ha suscitato scalpore e interesse anche dalla comunità scientifica. Infatti Giosuè, tra i suoi miracoli, ci sono state delle guarigioni sia in presenza sia a distanza. Lui faceva anche dei viaggi astrali, dove si metteva in connessione e parlava con altri maestri spirituali. Sì, per esempio Babaji, che è chiaramente stato un maestro che fa parte del suo lignaggio spirituale, era uno delle sue guide spirituali che andava proprio ad incontrare uscendo fuori dal corpo, quindi facendo questo tipo di viaggio estatico per connettersi proprio con la saggezza di questo maestro. Legato ai suoi miracoli, Giosuè, un altro fatto molto interessante è quello che riportano i suoi discepoli, che quando lui era in meditazione, quindi quando era in unione con questo universo, con questo divino, si percepiva sia la sua aurea, ma anche una luce molto intensa dietro di lui. Quindi riuscivano proprio a vedere questa luce, no? Che è come se la sprigionasse il suo corpo stesso. Sì, come se fosse veramente un'energia che usciva da lui. Altri discepoli, per esempio, hanno dichiarato di aver visto comparire dal nulla, per esempio, dei fiori. Quando Yogananda faceva le sue pratiche meditative, entrava in questo stato estatico, non solo si avvertivano nell'aria dei profumi, quindi profumi di fiori, ma addirittura a volte apparivano dal nulla questi fiori e questo chiaramente è un miracolo. Lui guariva le persone tramite ovviamente la meditazione, ma anche tramite il tocco, giusto? Sì, e questo ci fa capire come lui si sentisse un tramite. Lui aveva, come tutti i maestri chiaramente illuminati, aveva la ferma convinzione che non era lui stesso a compiere le guarigioni o a compiere i miracoli. Agiva da tramite, no? Quindi incanalava dentro di sé attraverso le sue pratiche l'energia spirituale, poi donava questa energia spirituale caricata dall'intento che era appunto portare guarigione a chi doveva ricevere questa guarigione. Prima di concludere la puntata, Giosuè, c'è la domanda di rito. Questo è un libro che va letto, che va tenuto nella biblioteca di ogni persona o è un libro che sì, interessante, ma uno può anche bypassare? Penso che vada molto a gusto, perché io l'ho letto questo libro chiaramente, però non è uno dei miei preferiti, devo essere sincero. Cioè, ho trovato altri testi molto più illuminanti. Ma questo perché? Perché ogni testo tocca delle corde diverse in base alla persona che lo legge. È senz'altro un libro molto interessante,
che se ci si interessa chiaramente di spiritualità, secondo me va letto, perché Yogananda è effettivamente un maestro importante nella storia dell'umanità, per cui il mio consiglio, se siamo nel percorso, è quello chiaramente di leggere anche questo testo. Hai detto maestro. Per tanti Yogananda è un maestro ancora più importante rispetto magari a Gesù Cristo. È vero, però contrariamente a Gesù Cristo non gli è mai stata data importanza, no? Non è stato mai messo in evidenza tutto il suo operato. Io credo che tutto questo sia dovuto al fatto che l'uomo strumentalizza le religioni e quindi strumentalizza anche i messia. Per cui non c'è tanto l'interesse a trovare la verità o diciamo a avvicinarsi il più possibile alla vera conoscenza. Piuttosto c'è il desiderio di strumentalizzare dei personaggi magari perché è comodo così per il sistema e quindi intorno a questi personaggi creare anche una religione che il più delle volte non ha niente a che vedere con il messaggio del Messia. Per esempio, il messaggio che è venuto a portare Gesù in molte cose differisce con gli insegnamenti che poi la Chiesa Cattolica ha voluto dare come dogmi o come principi da seguire. Non hanno molto in comune e questo ci fa capire come la sua figura sia stata anche strumentalizzata. Anche secondo me è un libro da leggere, o meglio è da leggere per tutte quelle persone che vogliono guardare oltre, vogliono comprendere appunto come diverse discipline, anche distanti tra loro, sia nei tempi che nello spazio, ma che alla fine hanno un obiettivo comune che è quello dell'evoluzione spirituale. Questo è importante secondo me. E ricordiamo sempre che l'evoluzione spirituale parte sempre attraverso l'autoconsapevolezza di sé. Quindi il compito ultimo è conosci te stesso. Cosa difficilissima. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto fatecelo sapere con un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Vi ricordiamo che Spiritual Podcast è presente sia in formato video su YouTube ma anche sulle varie piattaforme streaming dei vari podcast e quindi ci potete ascoltare anche magari mentre siete in macchina e tornate dal lavoro o quando volete un po' di compagnia. Grazie per averci ascoltato fino alla fine e noi ci vediamo per il prossimo podcast. Ciao!